Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante, ovvero il modulo che mi ha portato in Division 1. L'avete per caso mai visto? Il mio primo modulo della Division 1. Ora ragazzi andremo a vederlo e ad analizzarlo. Allora ragazzi, il modulo fondamentalmente è questo. Un modulo molto classico, molto semplice, ma il famoso rombo, ovvero un 4-4-2, se vogliamo definirlo stretto, è ragazzi un modulo molto utilizzato. Io vi ricordo anche ad esempio il grande Milan, in cui vinceva appunto le Champions League, aveva e utilizzava appunto questo modulo, aveva probabilmente alcuni interpreti un pochino differenti, ma pressappoco diciamo ci avviciniamo. Poi gli interpreti ovviamente possono cambiare, li possiamo modificare noi qualora ci trovassimo meglio più con un ruolo, o meglio perdonatemi, con una carta piuttosto che con un'altra. Ad esempio apro una piccola parentesi, mi sembra infatti che in panchina non mi sia portato un onnipresente. Io l'onnipresente comunque in questo modulo ce lo vedo molto bene, quindi andiamo a fare così, perché comunque ragazzi secondo me in questo momento con questo modulo un onnipresente a centrocampo ci sta, e io mi porto comunque Barella, visto che è un giocatore che mi piace, soprattutto può essere una carta che abbiamo un po' tutti. Allora partiamo ragazzi con l'analisi, e io vi direi di partire dal portiere. Il portiere è un ruolo un pochino indefinito, nel senso che va bene sia portiere difensivo che offensivo, utilizzate chi vi volete voi, insomma, col quale vi trovate meglio. È un modulo, tra parentesi, apro e chiudo, che va benissimo con tutti gli stili di gioco, perché chiaramente ragazzi è un modulo molto completo, come potete notare, fa divertire sia col possesso sia col contropiede, perché permette sia di verticalizzare che di giocare vicino. Ovviamente ragazzi magari utilizzando altri stili di gioco, ad esempio un possesso palla, andrei magari un po' a rivedere quelle che possono essere alcune posizioni, perché comunque ricordiamoci che è uno stile di gioco fatto appunto per palleggiare e non per andare in profondità. Però ragazzi, senza dilungarci troppo, partiamo comunque con la difesa. Un terzino offensivo, Cafu. Ragazzi, io penso che sia uno dei migliori terzini più forti del gioco, cioè ha delle statistiche impressionanti sia dal punto di vista offensivo che difensivo, molto bravo tecnicamente, spinge veramente tantissimo. Io da quando l'ho trovato è diventato titolare inamovibile, ha 101 ragazzi anche di resistenza, quindi in sostanza non si stancherà mai e poi mai. Importante ragazzi metterlo qui il terzino offensivo, e ve lo spiego tra poco il perché, altrimenti andiamo per ordine. Allora ragazzi, centrali poi metto un incontrista con un terzino difensivo che può fare però anche il DC e che si comporterà come una sorta di sviluppo. Perché queste accoppiate ragazzi non sono messe così a caso, sono messe in maniera comunque abbastanza ragionata, nel senso che comunque qui come potete notare questo Van de Ven non rimane proprio centrale dietro Vieira, per come ho disposto la difesa rimane leggermente più distaccato, quindi una sorta di finta difesa 3, e voglio che comunque qualche volta l'incontrista esca e dia una mano appunto al mediano. Questo incontrista ragazzi è molto forte, l'ho trovato nei pot settimanali, ho avuto questa fortuna, ma ci sono anche altri pot settimanali interessanti sempre con carta incontrista. Comunque le caratteristiche ragazzi poi più o meno quali devono essere: la velocità, la difesa e chiaramente il contatto fisico, insomma il colpo di testa, le classiche statistiche da difensore. A fianco a lui ragazzi ci metto questo Maldini che è veramente incredibile, bravo difensivamente, bravo come tecnica, velocità, molto forte fisicamente ragazzi, una carta veramente top, è una leggenda. Paolo Maldini lo conosciamo tutti. Ci sono anche altre carte, attenzione, anche sviluppo, che sono molto forti e molto interessanti. Io vi dico, mettete lui se avete lui, altrimenti mettete una carta sviluppo. L'importante è che abbia un po' queste caratteristiche, quindi velocità, difesa, la tecnica se ne ha un pochino meno non succede nulla, però soprattutto velocità e difesa ragazzi sì, perché comunque con l'attuale gameplay
La velocità secondo me fa sempre da padrona a tutto. Poi a sinistra, ragazzi, io ci metto non a caso un altro sviluppo, proprio perché comunque nel momento in cui questo, ragazzi, esce, loro due devono andare un pochino ad accentrarsi e di conseguenza a coprire. Se noi qui mettessimo altri incontristi, giocheremo praticamente quasi senza difesa, considerando che siamo con il contropiede, che è uno stile che tende appunto ad offendere molto, a pressare alto, rischia che giocheremo senza difesa. In questa maniera invece, ragazzi, comunque mettendo due sviluppi abbiamo anche quel minimo di copertura, caratteristiche sempre uguali, difesa e velocità. Poi mediana, ragazzi, io mediana qui ci metto Patrick Vieira perché secondo me è il mediano più forte del gioco, forse insieme ad altri due, massimo tre. Va bene anche un collante, dipende un pochino però come vogliamo giocare. Allora, a me piace molto il pressing, di conseguenza un incontrista è perfetto, anche se poi andremo a vedere le istruzioni individuali e di conseguenza vedrete un pochino che cosa ho combinato. Comunque, la carta che può essere un incontrista e può essere un onnipresente, anche ci può stare, o un collante, dipende un po' da noi come ci piace giocare. Io vi consiglio, se avete una carta onnipresente o incontrista, di utilizzare quella. Il collante è la soluzione un pochino più conservativa. Le caratteristiche di questa carta quali devono essere? Come Vieira, la velocità, la difesa e la tecnica, ragazzi. Parliamo di un CC barra mediano, di conseguenza deve saper impostare l'azione. Vieira non sarà chiaramente Pirlo, ma fa molto bene il suo. Lui è perfetto soprattutto per chi volesse recuperare tanti palloni, ma un Vieira in miniatura potrebbe essere un Kanté, per dire. Ipotesi ancora più cioè un Barella potrebbe anche starci, dipende un pochino magari come li buildiamo, però ci potrebbe anche stare un Tchouaméni, un Camavinga, insomma ci sono tante versioni di questi giocatori, ragazzi, che sono comunque carte interessanti. Poi passiamo qui a De Paul, ragazzi, vedete un attimino qui cosa ho fatto? Allora, terzino offensivo a destra e giocatore chiave a sinistra. Perché? Non è messo a caso, ragazzi, in questa maniera, perché se io mettessi il giocatore chiave qui al posto di Pirlo, probabilmente avrei una spinta incredibile sulla fascia destra. Però allo stesso tempo, se poi volessi giocare a sinistra, mi troverei con pochissimi uomini. Invece in questa maniera comunque ho la spinta sulla destra, ma anche la spinta sulla sinistra, perché è vero che qui ho messo un DC, ma sopra di lui ho messo comunque un centrocampista con stile giocatore chiave. Di conseguenza sarà uno stile che si tenderà spesso e volentieri a buttare. Questa carta De Paul tra l'altro è micidiale, credetemi, è veramente veramente forte, chi ce l'ha la utilizzi. Io quando la trovai non gli davo veramente 2 centesimi, ma mi sono subito poi ricreduto dopo che l'ho buildata. Ma comunque giocatori chiavi ce ne sono diversi che sono ottimi, non c'è bisogno per forza avere questo De Paul. Diciamo che se ce l'avete ve lo consiglio, però giocatori chiavi ottimi ce ne sono diversi. Anche qui caratteristiche, tecnica e soprattutto velocità, comunque saper passare bene la palla, saper recuperare. Questo giocatore fa tutto, quindi è perfetto. Vicino a lui dall'altra parte ci metto invece un tra le linee, proprio per il discorso che vi dicevo, in modo tale da avere spinta su entrambe le fasce, e perché comunque Pirlo, essendo un tra le linee, si posizionerà sempre nel posto giusto, teoricamente nella fascia del centrocampo barra mediana, per ricevere correttamente la palla. Lui nasce, diciamo, come regista proprio, quindi guardate infatti un po' che statistiche ha: difensivamente top, velocità è top, passaggio scusatemi, velocità non è top, ma comunque l'ho buildato in maniera tale che rendesse anche da quel punto di vista. Pirlo non è mai stato un giocatore velocissimo, di conseguenza ho cercato di rispettare un po', come consiglio sempre di fare a voi, la build reale, quindi di com'era il giocatore, perché altrimenti andremo ad avere un giocatore che magari è velocissimo ma poi che non sa nemmeno stoppare un pallone, quindi di conseguenza non ce ne facciamo nulla. E poi, ragazzi, la tecnica. Pirlo era tutto tecnica, ragazzi. Pirlo anche quando giocava, cioè gli potevi chiedere di metterti la palla sul filino d'erba a bordo campo e lui te la metteva su quel filino d'erba, quindi l'ho cercato un po' di riprodurre, ecco, nella maniera in cui era lui in realtà. La sua carta ovviamente poi è strategica, perché chiaramente ci permette di avere un giocatore sempre disponibile fra le linee, cosa non da poco.
Qui ragazzi, come trequartista ci metto un'ala prolifica, questo Digno è molto molto interessante. Anche qui possiamo avere diverse soluzioni. Possiamo avere la soluzione di avere un trequartista di inserimento. Possiamo avere la soluzione di avere un trequartista che invece aspetti la palla per giocarla, quindi un regista creativo, un classico numero 10. Io voglio che si inserisca. Non lo metto seconda punta, ma volendo potrei anche fare, quindi una cosa del genere. Però ragazzi lo lascio trequartista, perché comunque trequartista voglio che ci sia un po' di palleggio, anche se sono con il contropiede, voglio che ci sia un po' di palleggio. Qualora stessi perdendo, però non escludo di poterlo alzare come seconda punta, tanto la può fare. E dicevo, va bene come carta anche un regista creativo o giocatore chiave, dipende un pochino voi come vi trovate meglio. Io ho questo Digno, mi trovo benissimo e uso lui. Caratteristiche: forza, quindi tutto il discorso velocità, accelerazione, tecnica, e ovviamente deve fare gol, quindi finalizzazione ottima, deve insomma andare in porta a fare gol. Qui davanti ragazzi c'è una piccola sorpresa, io ci metto un senza palla. Senza palla ragazzi è una carta che è molto 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 sottovalutata e da anzi molti denigrata, proprio perché comunque non dà probabilmente magari a molti quella sensazione di avere un vero e proprio attaccante in campo, e qualche volta vi do anche ragione, perché fanno dei movimenti un po' particolari. Però ragazzi, se riuscite a capire che tipo di movimenti fanno, come riescono a muoversi questi giocatori, ragazzi veramente create dei buchi incredibili nella difesa avversaria. Perché? Perché loro senza palla, appunto, lo dice la parola stessa, faranno dei movimenti senza palla, un po' come tra le linee, cercheranno di mettersi nella posizione migliore per ricevere il pallone e andare quindi in questo caso a fare gol. Questo Bebeto è una delle prime carte che io trovai sui football, di quelle regalate, e devo dire che è veramente veramente top. Sono usciti poi anche altri senza palla, non ce ne sono tantissimi, ma qualcuno c'è interessante. C'è anche ad esempio una versione di Thuram che io a volte utilizzo, e ragazzi devo dire che comunque mi piace, quindi se avete un senza palla, per curiosità provatelo, altrimenti altra soluzione: non avete un senza palla, non vi piacciono, li detestate e via dicendo, ragazzi metteteci o un altro opportunista se volete appunto avere proprio completamente l'attacco che spinge e basta, o altrimenti potrebbe starci anche un attaccante di rientro, perché comunque io infatti in panchina me lo porto, perché comunque ragazzi crea sempre quella sorta di giochino di scambi fra questi tre giocatori, che poi è quello che fondamentalmente ci fa perforare le difese avversarie, perché questo giocatore torna, il trequartista che è giocatore chiave barra la prolifica si inserisce, e Mbappé che invece cerca di rimanere sempre su, quindi di conseguenza si creano sempre delle triangolazioni interessanti. Questo Mbappé è un opportunista, lui non ha bisogno di presentazioni né spiegazioni, una carta stratosferica, mi gioca tutte le partite e mi segna sempre tantissimo. Se non avete Kylian Mbappé, ragazzi, un'altra versione di Kylian Mbappé, dovremmo avercelo un po' tutti, oppure un opportunista che volete voi. L'importante è che abbia sempre queste caratteristiche: tecnica, velocità, accelerazione chiaramente, e la finalizzazione. Ragazzi, sono giocatori questi che devono soltanto e esclusivamente segnare. Vi faccio vedere volando la mia panchina, quindi due difensori per appunto dare il cambio eventualmente a uno di quelli. Mecha, che è un collante, me lo porto comunque come soluzione più conservativa, più difensiva, lo sto provando, è interessante anche questa carta. Barella, come vi ho fatto vedere prima, è una carta che a me piace tantissimo, lui forse è meglio come CC piuttosto che come mediano, però ci può stare. Il Chico con Sensao, ragazzi, io me lo porto qualora decidessi di fare, adesso vabbè, questa settimana è in forma D, comunque me lo porto qualora decidessi di fare, quindi che allargo uno dei due CC a CLD barra CLS. Perché? Perché comunque può creare una soluzione interessante. Maicon, ragazzi, me lo metto al posto chiaramente di Cafu qualora questo fosse stanco. Snyder, come detto prima, voglio un po' più di palleggio nella tre quarti, ci metto lui. Camavinga, un altro onnipresente che comunque va bene che faccia anche il centrocampista. Messi, che è un taglio al centro che può fare sia all'esterno, ma in questo caso non lo farà, ma può fare, come potete notare, la seconda punta, il trequartista, la punta, quindi ha diversi ruoli. Neymar, attaccante di rientro come già detto prima. Yamal, solito discorso di Consensao qualora volessi allargarmi un po', e Rummenigge, ragazzi, seconda punta opportunista
da utilizzare al posto o di Bebeto o di Mbappé. Andiamo subito ragazzi a vedere le istruzioni. Io ci metto soltanto il difensivo al mediano perché voglio un po' nerfare appunto il fatto che sia l'incontrista e quindi che vada un po' in giro per il campo a recuperare palloni, e invece il contropiede soltanto a Mbappé, in modo tale che stia lì e abbia un punto di riferimento comunque davanti, pronto a essere lanciato in velocità e a fare gol agli avversari. Ragazzi, questo è stato il mio primo modulo che ho utilizzato per andare in Divisione 1, una squadra molto molto interessante che vi consiglio di provare di utilizzare. Per chi volesse supportarmi vi ricordo anche sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Trovate il link in descrizione per supportarmi appunto, per avere per passare appunto tramite il mio la mia affiliazione. In questa maniera appunto mi darete supporto e io ne sono molto grato. I prodotti li andrete a pagare sempre uguali anche senza passare dal link, quindi è semplicemente un modo per supportarmi e io ripeto ne sarei grato. Inoltre sono aperti anche gli abbonamenti per chi volesse supportarmi invece in maniera più concreta. A un costo di 1 euro, di 2 euro può abbonarsi al canale e abilitare, quindi diciamo sbloccare tutto il discorso dei contenuti esclusivi dedicati agli abbonati, ma anche la possibilità comunque di avere qualche video personalizzato o addirittura di giocare con me. Quindi mi raccomando, pensateci. Io vi saluto, provate il modulo, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Alla prossima da vostro Luca Tran. Ciao!